Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Benvenuto a Lunch Press con trasmissione di Edoardo Matur. Cazzo guardi altre trasmissioni? Che fatica. Che noia, ormai, cioè, aprire tutti i lunedì con la solita notizia, ovvero che il Milan ha vinto anche ieri sera contro il Napoli di Conte, vincitore dell'ultimo campionato di Serie A. Leo, è sempre un bel lunedì. No, ma è un lunedì spettacolare, è un lunedì meraviglioso, è un lunedì dove il Milan vince e batte la capolista. È un Milan che dal 7 ottobre 2023 non toccava la cima. Due anni. È bello star lì. Il Milan merita ad oggi di stare lì. Gran partita di tutti tranne forse uno, ma poi ne parleremo. Partita Esposito, intendi? Partita stoica da parte del Milan di tutti, partita di altissimo livello, al di là poi di Christian Pulisic, che ne parleremo. 46 gol, miglior marcatore in Serie A degli ultimi 2 anni, superato Però Lautaro. voglio fare un appello a Christian Pulisic, se ci sta seguendo. È vero, sono sposato, sono eterosessuale, sì, ma sto se dubitando. vuoi sposami, sono disposto anche. Ma cosa ridi, cosa? Che stavo dicendo seriamente. Comunque, grazie a Alessandro Costa che ci dona 2 euro. Grazie. Sì, 2,49 euro. Luca Modric for President. Ragazzi, chi si abbona oggi ha il diritto, la possibilità di domandare a Menini o un come te la cavi con i versi degli animali? Molto bene, sì, proprio circense diventa. O quello, o ti vanti di essere uno dei maggiori conoscitori delle bandiere. L'ha fatto anche Jack, però, quindi non è una qualità così rara. Però, ragazzi, avete la possibilità di chiedergli e se non indovina, avete anche la possibilità di dire quale tipo di penitenza fare. Però bando alle ciance, a vostra disposizione. Bando alle ciance. Cosa gli vuoi dire a mister Allegri, se non... Grazie mister, grazie per aver portato il rettangolo verde al centro del Milan, grazie. Prego, non c'è di che. È stata una grande partita. Forse il primo tempo troppo. Che senso troppo? Sì, 2 gol, dici. 2 gol, il primo tempo. Vabbè, però si può anche vincere con più di un gol di scarto, però a me ha detto facciamoli un tempo uno l'altro, non è che poi c'è una reputazione, non è che puoi rovinarla così. Quindi si può dire che Pervis è quello che più l'ha ascoltata, mister, quello che ha cercato un po' di mettere in crisi il peggiore in campo, direi. Sì, infatti quando l'ho visto giocare, primo tempo ho detto, è venuto Landucci, mi ha detto perché non togli Pervis e metti Bartesaghi, che non la sta mai prendendo contro il Supina. Ho detto guarda, lascialo che sennò qua si va a vincere magari 4-5-0, poi chi li sente i giornali domani? Sì, Cortomuso non esiste più. Cortomuso non esiste più a chi? Voglio dire, capito? E infatti quindi siamo tornati a vincere di Cortomuso. 2-1, non è proprio come piace a me, però abbiamo preso gol su calcio piazzato, su calcio di rigore, quindi ci può stare. Noi ancora su azione non abbiamo preso gol nelle ultime 5 partite. Ragazzi, tra l'altro il Napoli era... il Napoli è forte, a parte in emergenza dietro, per carità, però il Napoli è forte. Aveva subito praticamente... Ma che è forte, ma cosa stai dicendo? È vero, mister. Ma non vedi che abbiamo fatto una campagna acquisti che sembra, non lo so... li hanno preso tutti. Una ricetta della Caritas. Non lo so. Cioè, da un filo esagerato, si rompe Lukaku. Ma quello che è rimasto, non lo so, voi avete preso Modric che a 40 anni corre. De Bruyne.
Ieri Modric veramente aveva dei dati atletici superiori a quelli di Zambonghissa con 15 anni meno ragazzi. e anche una gamba in meno, ecco, eppure correva al triplo. Abbiamo preso De Bruyne che da quando è arrivato a Napoli ha messo 24 kg. Tra l'altro avete litigato perché sei abbastanza... È polso. Non sarà contentissimo, però tra l'altro gli ha anche risposto a muso duro mister Conte, perché quando gli hanno fatto presente appunto del modo con cui è uscito De Bruyne ha detto hai sbagliato spero non sia come me, ha sbagliato persona. Ma hanno preso poi l'Holland dei poveri, 50 milioni per farsi fermare da gabbia. A parte che non è l'Holland dei poveri, perché l'Holland dei poveri? Lui fa anche ruoli diversi. Scandinavo, lì non è scandinavo, è belga. No. Højlund, sì, dico l'Holland dei poveri. Allora scusi mister, allora sono abbastanza d'accordo, perché anch'io ieri sera con Leo ragazzi stavamo per prendere quello là, stavamo per prendere veramente Højlund. Vabbè, sai, poi ieri bloccato bene dalla difesa. Non so quanto togliere i meriti al Milan. Ma si è fatto fermare da Tomori, Pavlovic ragazzi, da Tomori 70 gol in 30 partite l'anno scorso. Cioè, ma ragazzi, questo ragazzo cosa ha fatto? A parte avere effettivamente il cognome simile a quello di Haaland, neanche la nazionalità giusta c'ha uguale a Haaland. Vabbè, adesso non è però... almeno nasci di 100 ma mister, non facciamo passare il messaggio che il Napoli non ha due squadre forti eccetera eccetera solo perché ieri è andata così, mister. Lei l'ha preso con Juan Jesus e Marianucci e avere due squadre forti, immagino. Se giochi a giovedì sera ti manca un difensore centrale, prendi Juan Jesus, lo prendi, rispondi no, non lo prendi. Sì, però... E quindi non abbiamo due squadre, non facciamo disinformazione. Comunque mister, anche meno, insomma, capita di perdere. Leo, tutti i media dicono il Milan ieri ha superato l'esame, si può sognare in grande. Ma questo non lo so, è molto presto, siamo alla quinta. Alma, esatto, mister Alma. Ci deve pensare lei a abbassare la tensione. È presto. Adesso c'è la Juve, poi c'è la Fiorentina. Tanto saluto Stefano Pioli, mister. Se vuole arrivare a Milan-Fiorentina. L'unico obiettivo della sua stagione è battere il Milan. Infatti, mister Max, mi raccomando, attento, perché Stefano Pioli ha un solo obiettivo, anche perché gli altri li sta ciccando tutti uno dietro l'altro. E quindi secondo me si capirà molto anche dopo Juve-Fiorentina. Lascia un po' il tempo che trova questa affermazione, però insomma adesso c'è Juve-Fiorentina, quindi non sedersi sul leone. Io ti dico come la penso. Allora, il mio desiderio è che Pioli batte Gasperini settimana prossima, così non le esonero, resta lui. E poi almeno si è fatto l'alibi che può giocare ancora una partita, tanto abbiamo vinto una partita, ci restiamo, e perde contro di noi, poi le sono, poi se ne può andare. Perché se perde con Gasperini sono giuste le cose, o lo esonerano, arriva un altro, si qua dopo la sosta arrivano carichi, noi ci abbiamo Pulisic che fa 38.000 km, torna stanco. Oppure succede che lo esonerano, oppure lui fa la partita della vita, perché lui comunque poi lo sappiamo, c'ha il dente avvelenato un pochino col Milan, perché te lo porto on fire, ma ne ha dato fuoco quando è andato via. Sì, però se l'è tatuato anche sul braccio mister Pioli, qui bisogna fermarla a Roma, perché Milan è primo in classifica insieme a Napoli e Roma. Sì, ho chiesto ai calciatori tempo fino al Milan, stiamo facendo una preparazione, adesso siamo un po' imballati perché stiamo preparando la partita contro il Milan. Ma avete prima altre partite importanti, scusi, questo non può essere un errore da parte... non è precampionato? No, proprio... mister, non è precampionato. Non si gioca un campionato mini 2 partite nel Milan. No, mister, ma la lavagnetta dove ha scritto quella cosa che diceva Allegri, cosa sta facendo? Che magari scrivere anche vincere una partita non starebbe male. Ogni tanto, tra l'altro ha pareggiato contro l'Inter, giusto? La Fiorentina? Sì, quella squadra nerazzurra. Sì, ho scritto complimenti ai ragazzi perché ieri abbiamo pareggiato un derby, ne avevo persi 6-7 di fila, quindi è stato positivo. Io, scusa Leo, ma per me di squadra nerazzurra c'è il Pisa,
c'è il Club Brugge, faccio fatica a collegare l'Inter, che sarà la quarta, quinta squadra più forte in Europa con i colori. C'è il Liverpool, quella uruguagia, che è nerazzurra. Non è nerazzurra? E comunque no. Non c'entra niente. Lele, grazie per l'intervento. Nessuno sta pensando al Liverpool dell'Uruguay. Grazie, Lele. Vabbè, Lele, senti, sarei stato contento della vittoria di Max ieri. Un fenomeno, una preparazione magistrale. Però così è stucchevole. Così, anche me, veramente mollo. Un po' di schiena dritta. Da un calciatore che è sudamericano, ma si dimostra non all'altezza di un europeo. Non è altissimo, preparato. Effettivamente. Tu lo conosci, Perpi? Purtroppo sì. Sono i cartellini, dai, come... Io gli ho mandato un messaggio a Pervis dopo la partita. Mi ho detto, se devi fare rigore, ma dagli un calcio che a me non si rialza più. Sì, no? Ma lei le scrive, ma non puoi scrivere a qualcuno. Ma non puoi scrivere a Dumfries, non ho capito. Ma perché devi rompere le scatole a Pervis? Il mio cellulare manda messaggi solo a numeri sudamericani, non funziona. Se rileva l'Europa ci blocca. Comunque. Mi arriva il messaggio da Google, mi dice hanno fatto un accesso al tuo telefono non autorizzato dall'Europa. Allora, grazie a Wesley che si è abbonato per il Grazie Wesley 38. Abbiamo fatto Grande dire Wesley. Il numero di Bondo. Come brasiliano, come Wesley della Roma. Lui però non è brasiliano, ma lo ringrazio. È di Rimini, va a tampinare le ragazze tedesche, con le ragazze tedesche, Wesley. Comunque salutiamo anche la fidanzata di Wesley che ci sta ascoltando. Esatto. Ciao alla fidanzata di Wesley. Gli abbiamo fatto dire che Kevin De Bruyne rovina il Napoli. Comunque io direi Zlatan c'era, sì, l'abbiamo visto ieri che parlava con chi era? Bob Sinclair? Jared Leto, ma va bene, non importa, sì. Va bene così, Edo. Salutiamo Bob Sinclair e Jared Leto. Grazie Morgan questo per dire grazie Milan che ci porti queste presenze imperdibili allo stadio. Ieri un sacco di VIP ieri. No, ma anche un sacco di turisti, perché coincideva con che cosa? La settimana della moda. Con la fine della settimana della moda. Però anche il ritorno della curva. Anche il ritorno della curva, senza vessilli, senza stendardi. Zlatan, buongiorno. Sì, ieri ho fatto il mio lavoro, ho spiegato a tutti i tifosi cosa stavano vedendo, no? Partita di calcio, meno male che è uno sport di 11 contro 11. Se uno è allo stadio tendenzialmente lo sa, no? No, difficile, no? Tanti non sanno neanche lì, sanno Milan, però non sanno bene cos'è quello che vedono, hai capito? Ah, ok, turisti, quindi tu con la bandierina li spieghi, con la paletta ti facevi seguire, giusto? Bravo, quello, Bob Sinclair, parlavamo ieri sera. Era Bob Sinclair, quindi mi confermi? Sì. Travestito da Jared Leto. Ma non sai neanche chi è Jared Leto. Ma che ne so io, che lui mi ha detto, mi raccomando, non fare che se vinci ancora qualcosa poi fai un altro coro come Pioli's on Fire, che poi in estate mi fanno mettere solo quella hit, capito? È vero, si era lamentato. Si era raccomandato di questo, io ho detto tranquillo che tanto poi ancora 2 o 3 partite caliamo. Sì, vabbè, adesso però Zlatan, grazie. Se Zlatan in campo è difficile. Grazie Matt, Modric maggiore, Kevin De Bruyne. Io direi anche maggiore Ibrahimovic. Quello mangia il panettone ai panzerotti. Poteva prenderselo lei Modric anziché De Bruyne, scusi. Ma pesa 200 kg, ma non si può arrivare a allenarsi in questo stato. Ma ho capito, ma perché non ha preso Modric a posto di De Bruyne? Perché il presidente ha fatto un mercato che voi dite ha fatto il grande mercato del Napoli, ha fatto il mercato della Caritas. Ma non è vero. Lo volevate prendere voi 6 anni fa. Ma De Bruyne, Højlund, tutte le ali che sono entrate, cazzo, Noah Lang. Marianucci, ma chi è Marianucci? È un personaggio di Don Matteo, ma che ne so. Ma a noi entrava Bartesaghi, eccetera. Mister, lei è entrato Noah Lang, David Neres, insomma, non Bartesami e Zacari Atekame, con me Atekame farebbe la storia del calcio. La storia De Bruyne no, invece non ho capito perché ce l'ha con De Bruyne. Perché è lento, non corre, è fuori forma, è bolso. Tra l'altro De Bruyne, ho sentito quelli bravi. De Bruyne. Si pronuncia De Bruyne. Sì, non è vero, Fabio. Perché
Cioè intervieni per specificare una roba cosa sbagliata. Io sono poliglota, Peppe. Sì. Sì, vabbè. Sei di fuori grotta, sei, non di poliglota. Pure, ma hai mai visto Sky quando facevo Studio Champions? No, facevo le interviste, facevo il traduttore e l'intervistatore, cioè tipo how are you? Come stai? L'altro dice I'm fine, sto bene, grazie. Era meraviglioso, cioè una roba tipo Mikey Richard che quando parla di te a me fa ammazzare quella trasmissione veramente. Ma siamo più bravi che Beppe, ma che dici? Ma dai, insomma, ognuno c'è io preferisco guardare quella, però è un problema probabilmente mio. Tenta di vedere come si chiama, il post partita in Sud America con Faustino Aspria, Adriano. Sì. Beh, si scassano. E Felipe Melo. Lì sì che ci si diverte. Comunque volevo dire Tomori è uscito infortunato, quindi direi che possiamo andarci a collegare con Milan Lab per sentire Chef Cannavacciuolo se è la fine della carriera di Tomori, quella di ieri. Buongiorno. Allora, so che l'anno scorso vi avrebbe fatto piacere fosse stato così, sì. Quest'anno forse è meglio tenerlo, quindi abbiamo proceduto alla cosa più sicura di tutte, la rimozione dell'adduttore. Completa. Ma okay. Tolto l'adduttore. Ma neanche avete guardato come avete fatto? No, lui toglie l'adduttore. Scusi, neanche avete fatto maggiori accertamenti questa mattina? Allora, ci sono i chirurghi di vecchia scuola che dicono, ad esempio, se ti fa male un dito, staccalo. Ipotesi, dai una martellata sull'altro così ti concentri sull'altro. Sì, è vero. Io sono più vecchia scuola, se ti fa male una cosa, valuta se è indispensabile. Fa male il piede. Lei dice giustamente. Sì, l'adduttore dice. L'adduttore 2 ne ha. Cosa se ne fa? La domanda è adesso, prova. Tu hai mai sentito di un uomo che non cammina perché non c'è più l'adduttore, che non gioca? No, sinceramente no. Sinceramente. Se tu hai notizie diverse, Leo dicelo. Io potrebbe essere debilitante non avere un adduttore. Forse per un calciatore, però potrebbe, però non è che sei sicuro, no? Però lei dovrebbe. Leo no, però lei sì. Allora, sicuro sai che con l'adduttore stirato non puoi giocare, giusto? Sì. Però non sei sicuro che senza l'adduttore non puoi giocare, quindi lo togli e scendi in campo, quindi Tomori ci sarà la prossima partita senza un muscolo. Senza un muscolo, esatto. Tanto quanti ne ha? 200? 260? Sì, però non è che tutti sono uguali. Vabbè, no. È arrivato un messaggio di De Laurentiis per mister Antonio Conte. Antonio, ma avevo finito a romper cazzo, dice che non l'ha fatta qui, che non compravo nessuno, ha fatto il calciomercato del Lumezzane, ma dai. Viste, però c'ha un po' ragione. Presidente. Ma questo spende tutti i soldi che c'ha per fare il cinepanettone, ma che li spendete ma non penso proprio, guardi. Marianucci, ma neanche la controfigura di Massimo Boldi li faccio fare a Marianucci. Effettivamente poteva andarli peggio, potevano prenderle la tachicardia mi ha fatto venire la tachicardia a Marianucci. Ma ragazzi, ieri è stata per gli amanti dello sport è stata una giornata veramente intensa, perché la vittoria degli uomini a pallavolo, campioni del mondo per la seconda volta di fila, dopo le donne, la vittoria, lasciami dire, con più di 100 km di fuga di Pogacar e direi non ultimo, ovviamente la vittoria del Milan, non ultima la vittoria di mister Fonseca su Olivier Giroud, ragazzi. Il Lione battuto il Lille. Sono diventato allenatore di Corcimus. tanto non può tornare a Milan. Ti ho mandato ieri la lista del mio risultato. Corcimus, però noi ce l'abbiamo già l'allenatore da Corcimus. Tra l'altro dice anche Mesio, dice Cortomuso. 8 partite, 5 Cortomuso, una vittoria netta e una sconfitta. Sì, però che era Cortomuso, poi sarei rimasto in 10 o cosa che cazzo. Però io dico se questo anno era il Milan, eravamo 10-12. Appunto. Siamo primi. Vabbè. Sono realista. Sì, però adesso siamo primi, perché i tifosi del Milan dovrebbero mister rimpiangerlo. Voler cambiare. Perché
che io avrei dato vita a Torriani come grandi portieri l'anno prossimo quando va via Maignan. Mattia, adesso è anche capitano Maignan. Adesso scusi. giochiamo col blocco Bacci. Blocco basso. Il blocco basso? Vabbè, ma posso Olli... dire che ieri ho visto una difesa fortissima, mai visto una difesa così forte. Addirittura. Mi è capitato una volta con una ragazza che non ci stava proprio. Sì. Quella era difesa. Catenaccio. Esatto, catenaccio. Sì, proprio cintura di castita, no? Tipo così. Fonseca difende così questo anno. Ah, ho capito. Tra l'altro fatta. Fonseca, sai che quando l'anno scorso sei andato via, no? Fonseca comunque era un bell'uomo, giovane, fresco, drippava come dicono i giovani. Qua secondo me Olli, occhio in Francia. Ma infatti ho visto che tante seguono Olivier Giroud, seguono Fonseca, no? Quando guardo sulla Instagram forse c'è un... Cioè vai a controllare tu vai a controllare se segue Fonseca. Sì, devo vedere chi seguono, se segue qualcuno che conosco, perché bisogna fare le cose con la discrezione, no? Giusto. Comunque scusate perché devo fare un ultimo passaggio. Prima però Tudor sulla nazionale di pallavolo. Faccio complimenti a Nazionale che squadra forte, preparata, si vede che qualcuno li ha picchiati giorno dietro, una squadra forte. Però a proposito di persone e di giocatori forti, non so Fabio se ti sei accorto che ha segnato Camarda. Sì, non ne ha parlato nessuno. Questa settimana, no, perché esatto, tra un predestinato ma tra un articolo su Pio Esposito, il primo gol di Pio Esposito e l'esordio di Pio Esposito e si è sbloccato Pio Esposito, con un gol che pesa. Si sono Ma te che ho rosicato quando ho fatto col Camarda, perché ho detto cavolo, addirittura 600 ore di diretta di che Pio Esposito è il centravanti più forte d'Italia, ma Camarda va per stasera la segna, ma tanto retrocedono che segna fa? Però in gol stessa settimana ma con un gol pesante. Ma te hai mai visto Pio Esposito e Camarda nella stessa stanza, scusa? non penso sia la stessa persona. Esatto, proprio direi. Ma secondo me un pochino si somigliano, poi insomma per 10 kg li perdi da un giorno con l'altro. Sì, ma perché secondo te i media trattano in maniera così diversa Pio Esposito? Tra l'altro Camarda contro il Bologna, Pio Esposito contro il Cagliari. Cioè Pio Esposito va bene che ha guarito i come si chiama? Ha trovato la cura. I zoppi, ha guarito i ciechi, i sordi, però hanno segnato lo stesso gol, si sono andati in gol tutti e due la stessa settimana. Sì, è 1 o 3 anni in meno, lo dico. Ti rispondo con 2 parole. Marotta League, Peppe. No, Fabio, ma perché? Ma proprio tu. Vabbè, io sono dei principali esponenti, Beppe. Della Marotta League. Beppe è presidente, vicepresidente. Figurati. Va bene, signore e signori, il GOAT Daniele Sporchia. Grazie Dani. Ciao Dani, ti vogliamo bene. Ciao. Allora raga, oggi no ospite, però domani avremo Tom Turci, mercoledì la Zilla eccetera perché il lunedì c'è voglia di partecipare, soprattutto il lunedì, così non eravamo più abituati, Leo, oramai noi ci presentavamo il lunedì come i cocker, esatto, con le orecchie basse, dall'altra parte dello schermo qualcuno che abbozzava, invece oggi telefoni aperti, mettiamo subito sulle persone il numero di telefono. Grazie Morgan che è tornato, bentornato Morgan. Così almeno chiamate e ci dite la vostra. Io non lo so, scegliene uno perché Christian Pulisic è il mio. Vabbè, ti tieni Luka Modric, mica male. Christian Pulisic, giocatore che negli ultimi 2 anni in Serie A ha segnato più di tutti, 3 gol e assist, ne fa 46 in 2 stagioni. Più di Lautaro Martinez. I numeri di Pulisic sono impressionanti. La prestazione di Pulisic è impressionante. Pensate che non doveva neanche giocare. Pensate che non doveva neanche giocare. Se è stato in forma. Ragazzi, primo gol. Primo gol. Chapeau a Saelemaekers, perché ormai
Però che biglia gli ha messo. No, ma che progressione che ha fatto. No, è stato splendido, è stato veramente splendido. Pulisic, mi è dispiaciuto che sia uscito per l'espulsione poi di Estupiñán, ma è un giocatore meraviglioso. È un giocatore meraviglioso come Luka Modric, che al 97esimo è in prima linea lì a difendere, in prima linea a coprire, in prima linea a richiamare la squadra. Quando fischia il fischio finale, Modric è in ginocchio a esultare, tutti vanno intorno a lui. Cioè, è un giocatore enorme, un giocatore che perché la Serie A quasi non merita, un giocatore anche infinito. De Bruyne ha reso merito. Sì, Modric tra l'altro sì, ha reso, bravo sottolinearlo, complimenti a De Bruyne. Modric nel confronto ha stravinto in questa partita qui. Loro due, Pulisic e Modric, in questo momento sono i perri in attesa chiaramente di Rafael Leao e del suo ritorno. Dopo voglio aprire una finestrella perché qualche considerazione da fare, però prima abbiamo il primo ascoltatore. Ciao, come ti chiami? Ciao Edo, sono Angelo. Ciao Angelo. Allora, è troppo facile parlare di Modric, di Pulisic, anche di Rabiot che ha fatto una partita secondo me straordinaria. Sapete quando è che ho pensato che probabilmente la portavamo a casa? Quando ho visto Leao partire circondato da 6. Pazzesco, immagine incredibile. Erano 7. Pazzesco. Oltretutto oggi ho visto, siccome io la stavo l'immagine a confronto dove si vede il povero Loftus-Cheek completamente libero in mezzo al campo. Si dice: se mi passo la palla io vado in porta. Sì, è vero, è stato abbastanza emblematico. Ho capito che erano terrorizzati da Leao, che non si è mai vista una roba del genere, vuol dire 7 neanche su Messi. Ecco, poi io vorrei spezzare una lancia per il povero Estupiñán. È poco da spezzare, però Angelo, hai rischiato di rovinare una partita splendida. Leo lì secondo me ha sbagliato una cosa, doveva lasciare che Di Lorenzo segnasse. Però Angelo, nelle categorie di giocatori questo qua rischiava di rovinarti Milan-Napoli. Ho capito, però voglio dire, contano, no, ma sono categorie, Angelo. Poi, Estupiñán io mi auguro che cresca, però di fatto si vedeva che altri 10 giocatori, 9-10 giocatori, questa partita l'hanno affrontata in un certo modo. Quello è un errore pesante, Angelo, in un big match. Si decidono i campionati. Però devi anche, voglio dire, nella concitazione viene anche probabilmente naturale, in qualche modo staccarsi, cercare di fermarlo. Perché lì, parliamoci chiaro, se non fa quella roba lì è gol. Appunto, ma sei sul 2-1 è una scelta intelligente. È gol e espulsione. Sì, certo, quello siamo d'accordo. Però vabbè dai, adesso obiettivamente io ho sentito, lasciamo perdere dove, ma lo potete immaginare, insulti terrificanti ad Atecame, a Bartesaghi, ma voglio dire, sono ragazzi che caspita pretendiamo, voglio dire, immagino che sappiate cosa vuol dire giocare a San Siro, no? Entrare in 10 contro 11, una partita dove devi sostituire, il caso di Atecame ha sostituito, mi sembra, Selemaker, giusto? Sì, perché ha preso quella botta in area, Selemaker. Però Angelo, ragazzi, sono d'accordo con te, assolutamente. Gli insulti ad Atecame, totalmente fuori luogo. Però si può dire una cosa. Però si può dire una cosa, che sulle fasce si poteva e si doveva fare molto meglio in fase di mercato. Certo, ma si può dire tutto quello che vuoi sul mercato, però quando hai ormai il mercato è finito, giusto? Sì. Fino a gennaio si spera che non se ne parli. Allora io sentire insultare, dire giocatori come Atecame e Bartesaghi non sono degni nemmeno di entrare nello spogliatoio di San Siro. Vabbè, ma Angelo, però adesso se noi ci andiamo, se andiamo dietro a tutte queste vaccate qua, non usciamo. Si dice che il mondo è bello perché è vario, no? Sono ragazzi di 19 anni, voglio dire, Atecame, anche perché Bartesaghi siccome non entra neanche malissimo. Esatto. Atecame meno. Bartesaghi ha di fronte uno come Cosera Neves, mi pare. Voglio dire che l'ha messo in difficoltà, ma vabbè, ma ci sta anche, voglio dire. Comunque concludo, a me è piaciuto tantissimo quello che a molti di voi non piace, Pavlovic. Ieri ha giocato bene. Ieri anche si è proposto in avanti. Ieri praticamente ha fatto fuori tutta la difesa del Napoli. No, ieri bene, ma anche Gabbia. Sì, Gabbia secondo me Gabbia è il migliore centrale che abbiamo. Gabbia ha cancellato Højlund e poi cancellato Lucca. Gabbia stoico ieri. Angelo, grazie mille.
Un abbraccio. Va bene, comunque dai, adesso vediamo di battere la Juventus. Esatto, una partita alla volta. Intanto oggi godiamoci questa. Così almeno i 12 punti che avevo previsto li facciamo. Dai. Ciao Angelo. Ciao. Sì, poi ricordiamoci ragazzi che siamo a settembre, che l'Inter l'anno scorso ha perso lo scudetto a maggio, quindi estrema calma. Però per una piazza, Leo, che era abituata, arriva la domenica, oddio, sono schiaffoni, arriva la domenica e ti metti così perché era No, boccata d'aria fresca, ma sai anche perché per la sensazione che hai durante le partite, cioè al di là del fatto che è tornata un po' di tensione prima delle partite, questa è una cosa molto positiva, però Edo non ti dà più quell'impressione lì, cioè che se prendi gol è perché loro sono stati bravi, non perché caspita gli attacchi a 40. O comunque me la vado a giocare, l'anno scorso era... Ma poi a 40 metri, cioè io ripenso all'anno scorso, 2 anni fa, cioè andare a difendere a 40 metri spalle alla porta... Cioè, bastava un'imbucata. Vedi cosa fa Marianucci? Esce Pulisic, fa un'imbucata, gol. E adesso no, adesso tutti lì, tutti dietro, tutti che lavorano, tutti che difendono. E poi il Milan, sai, questa partita qua è appunto, ti ripeto, una partita che secondo me poteva benissimo finire 2-0. Si mette male per l'espulsione di Stupignan e lì secondo me gli ultimi 20 minuti la differenza della curva l'ha fatta. Sì, ma anche abbiamo difeso la squadra. Il Milan è diventato una squadra, con Max Allegri è diventato un gruppo. Si aiutano, si indicano i giocatori da marcare. Ieri, scusate, poi arrivo dall'ascoltatore, ma mi ha messo veramente i brividi. Praticamente la nazionale di pallavolo, no? Abbiamo detto, sono diventati campioni del mondo. C'era questo giocatore, La Via, che era infortunato e che quindi era in studio a commentare gli amici. Ma lo sai che tutti i giocatori, l'intervista dopo la partita, tutti che piangevano, tutti cose eccetera, la prima cosa che dicevano, ringraziavano, salutavano il loro compagno che era in studio e dicevano: questa vittoria è dedicata a te. Cioè quelle sono le cose che ti fanno capire che il gruppo sai chi ha aiutato tanto fa la differenza. Il Milan sta diventando questa cosa. Chi? Modric, perché lui ma te l'ho detto, quando hai in spogliatoio uno come Modric e ci pensi 2 volte magari prima di arrivare in ritardo agli allenamenti, perché se quello si sta già allenando, dici 40 anni, pallone d'oro, si sta già arrivando, io arrivo, sono ancora ma lo ascolti poi in campo, lo segui, lui si arrabbia se fai una fesseria e quindi hai il livello di attenzione e di tensione molto alto. Lui, guardate che ragazzi, Max Allegri e Luka Modric hanno cambiato questo Milan qua. Ciao, come ti chiami? Leonardo. Ciao Antonio. Si può dire che Luka Modric è l'Antonio Puorro del calcio? Diciamo di sì, diciamo di sì. Diciamo, se tu incontrassi Luka Modric cosa gli diresti? Cosa gli chiederesti? Che gli dico? Che mi porta a giocare. Che ti porta a giocare? Perché tu ti vedresti bene a dialogare con Modric. Io faccio lo stesso ruolo suo. Sì, quando giocavi facevi suo. Beh, allora li porti via al posto, cazzo. Magari quello mi dice vieni a giocare con me. Magari... Cioè, quindi tu facevi il regista? Sì, il regista. Bene, dai. Va bene, tra l'altro uno dei segreti di Modric è l'allenamento, il riposo, ma l'alimentazione, così come per Antonio Puorro uno dei segreti suoi è l'alimentazione. Però non pasta col burro, Antonio, ti prego, cosa hai mangiato? Allora, oggi si è mangiato, per secondo ho mangiato i pomodori e come si chiama? La robbiola. E la robbiola, sì. E per primo ho mangiato salci nere, il riso, manco me lo ricordo. Non so se lo sai 7 minuti fa. Era un riso. Sì, ma a che ora hai mangiato? Capito, Antonio, 7 minuti fa avrei mangiato. Un'ora fa, mezz'ora fa. Diciamo che non era indimenticabile comunque sto risotto. Non era una delle nostre qualità migliori. Esatto. Va bene, Antonio. Ciao Antonio, grazie. Bene. Ciao. Grazie a voi, ciao. Informissima oggi, informissima. Io se fossi Luka Modric un po' mi cagherei addosso, però poi dopo Luka, vedi tu. Leo, era stata presentata anche come la sfida tra Modric. È vero che tu dici che noia ripetere sempre le stesse cose su Modric, però cioè io veramente la stravinta su De Bruyne. Sì, ma è commovente non il fatto che non perda un pallone, perché non perde un pallone, ragazzi. Voi guardate anche nelle situazioni più difficili, lui comunque la controlla, gira su se
Ma corre. Ricorda in molte cose Pirlo, anche in molti movimenti, che quel ruolo diciamo l'ha un po' inventato. Era dai tempi di forse Pirlo. con te lo dicevamo di Pirlo, di Ronaldinho, che a San Siro non si vedeva una classe così perché anche Rabiot, ragazzi, potremmo stare un'ora a tessere le lodi di Rabiot perché ha avuto un impatto pazzesco, però resta un giocatore di calcio. Modric è qualcosa che va oltre, ma Modric è il calcio probabilmente, uno di quei pochissimi giocatori che fra 50, 60, 70 anni ancora si ricorderà. Ma si è preso sulle spalle questo Milan e l'ha visto come la sua missione di vita, perché si vede che ci tiene più di ogni altra cosa, e questo che è commovente. Un ragazzo, un uomo di 40 anni, vederlo correre ancora commovente, che lì quando Elmas prova a fare la serpentina lo ferma. Ancora la tua attitudine davanti ai buffet, non si arrende mai finché non recupera l'ultimo. No, è incredibile, devo dire che sia lui, ma anche secondo me si parla troppo poco, veramente troppo poco, di Christian Pulisic e di quello che sta facendo al Milan, di quello che sta dando al Milan, e anche lui della voglia che ha di stare qua, che sta dimostrando tutti i giorni, che trascina proprio la squadra, che lì, Edo, sul momento sì, fa quell'assist incredibile al Saelemaekers, però lì poteva anche tirare, non lo fa, perché lui vede arrivare Saelemaekers lì in fondo, dove nessuno aveva visto, neanche i difensori del Napoli. Destro, sinistro, interno, esterno. Sto ruolo da seconda punta mi sta proprio piacendo, perché non è più a destra, dove era un po' confinato, perché c'era Leao a sinistra, spazia molto, centro, sinistra, destra, viene a prendersela. È bellissimo da vedere, seconda punta è bellissimo. Avete visto come è risultato Modric a fine partita? Con quello che ha vinto in carriera, effettivamente dice Liam fa un po' strano, quella è la differenza tra un campione e un fuoriclasse. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, Nicola. Ciao Nicola. Ciao ragazzi, per prima cosa vanno fatti i complimenti ai ragazzi. Esatto, innanzitutto i ragazzi siete voi due, i complimenti a noi. Ma sei già ubriaco a quest'ora, Nicola, ho fatto poco io per sta vittoria. Ho bevuto 10 birre, ma più di così non potevo fare. Io 5 ieri sera. Dai, bene, sei sulla buona strada. Allora ragazzi, io innanzitutto io scusa Nicola, perché a mio figlio ho detto che non bisogna mai fermarsi dopo la terza media. Quindi anche lui è fondamentale. È vero, hai ragione. Buon insegnamento. Io ragazzi sono commosso da Luka Modric. Io lo so che è ripetitiva come cosa, ma ragazzi, questo ieri sera ha stravinto innanzitutto la sfida con De Bruyne, ma l'ha stravinta sotto tutti i punti di vista. Ma a me quello che mi sorprende è senza palla. Non è quando ha la palla, si sa. Ragazzi, questo è senza palla. Scherma la difesa, corre a 40 anni. È una cosa che mi ricorda il mio Milan. Io sono un po' vecchiotto, è giocatore da quel Milan lì, Nicola, no? Io sono un po' vecchio come Edo, diciamo. No, impossibile, Nicola, non buttarti giù così. No. Io sono maturo. Sì, Nicola, non so, sì, però Nicola, tu sei nato sicuramente dopo il 1950, mi aspetto, no? No, io sono dell'82. Allora sei più vecchio di me, Nicola. Dai, siamo a puntualizzare per qualche annetto, che cambia molto, insomma. Però ragazzi, io ci tenevo a fare il mio intervento è un appello. È un appello al Comune di Milano oggi. Oggi si discute, si decide. Di non fare stupidaggini, perché noi ci dobbiamo liberare della banda. È l'unico modo per liberarci della banda che abbiamo, perché ragazzi adesso non è che è cambiato qualcosa, sempre una banda sono, una banda non mi sembra neanche offensiva, no? Sembra che si può dire come termine. Sì. L'unico modo per liberarci della banda è che oggi il Comune di Milano non faccia stupidaggini, perché in Italia purtroppo oramai siamo abituati alla burocrazia. Non so come la vedete voi. Guarda Nicola, io su questo sono la penso un po' diversamente, un po' perché intanto non c'è l'automatismo, si fa allo stadio, questi se ne vanno, è una roba che si pensa, si dice eccetera, non è che ti blocco subito. Mettiamo oggi il consiglio comunale, dall'ok. Bene, tu mi dici non è correlato subito che questi, perché gli dai i soldi a questi per costruire lo stadio?
E questo poi è giustamente è un altro discorso, però io volevo arrivare anche a un altro punto, perché si parla sempre del progetto stadio, ok? Il problema è che qui il progetto non è lo stadio, qui il progetto è un intero quartiere, perché si parla di opere connesse, alberghi, centri cose, e poi c'è anche lo stadio. Io per fortuna non sono un consigliere comunale di Milano, ma nel valutare, cioè, tutta questa retorica, perché se no Milan, Inter se ne vanno, perché se no questo, quell'altro, ma mettere in mano un quartiere di Milano in mano a questi qua, a due fondi così, non lo so, non mi sembra una scelta facilissima, non hanno la possibilità economica, io quindi capisco i dubbi sono anche su quello, certo, i dubbi non hanno una solidità, ma questi vendono. Se oggi c'è, ne riparliamo, vi richiamo sì, Nicola, grazie. Ragazzi, se oggi si dà l'ok per lo stadio, entro fine di questa stagione il Milan cambia proprietà, e la cambia una rabbia coi turbanti, e poi ci iniziamo a divertire. Ciao raga, ciao Nicola, ciao. Coi turbanti. Allora Flavio dice sembra, e alla fine arriva mamma, centro commerciale, sponsor, stadio, e alla fine arriva il Milan. Tra l'altro il progetto Milan non l'hanno svelato, hanno svelato che se ne occuperà questa grande archistar che ha seguito lo stadio Miami, eccetera, ma del progetto ancora non c'è traccia. E su tutto il resto, io ripeto, da tifoso del Milan spero che il Milan abbia uno stadio all'altezza, eccetera. Dopodiché, se io invece fossi un amministratore di Milano, valuterei quello che è l'impatto di questo progetto, cosa ci vogliono fare, chi lo vuole fare, come lo vogliono fare. Non è così. Se si fosse, perché qui si dice il progetto San Siro, ma il progetto non è San Siro, cioè non è il nuovo stadio, è il quartiere di San Siro, e quindi non lo so, adesso ho capito che siamo tutti urbanisti, siamo tutti costruttori, però giustamente chi amministra una città deve badare anche ad altre cose. Tra l'altro aggiungo, e poi vado all'ascoltatore, che piano B ovviamente per il Milan è andare a San Donato, ma siccome né Milan né Inter, come giustamente faceva presente Nicola, hanno i soldi, il Milan si è già proposto di ospitare l'Inter, quindi ragazzi l'opzione stadio del Milan insieme all'Inter fuori da Milano, io impazzisco. Ciao, come ti chiami? Buongiorno, sono Davide. Ciao Davide. Come va? Tutto bene? Bene. Tutto Ascolta, bene. Ieri era a San Siro, ma non riuscivo a vedere nessuno con dei capelli belli, tutta gente con capelli brutti. L'hai visto? Ieri non presente purtroppo. Belli ieri non capelli sono riuscito. lo chiamavano, infatti. Ma tra l'altro, Riccioli d'oro, ma io ho scoperto che il mallet è la pettinatura a MacGyver, ragazzi. Tipo questi, cioè, 15 giorni dopo che lo anni 80, e lì si chiamava pettinatura alla cazzo, adesso invece la chiamano al mallet. Vabbè, dico solo questo, prego Davide. Leo, se pensa, io ho ritrovato un libro che parlava dell'Italia del Nord dell'Ottocento. Sì, raccontava di Edo. Un giovane ragazzo scrittore di Macetta. Sì, pensa. Ma sei anche più vecchio di me, non ho capito. Poi c'è stata la rivoluzione industriale, quindi poi dopo David tra il 1760 e il 1840 c'è stata la rivoluzione industriale, e quel ragazzo lì. Ma hai visto Taddeo ieri? L'ho visto un pezzo, perché poi dovevo venire a Milano, sicché giustamente hai dovuto dare le priorità. Bella partita, sono riuscito a vedere Simone, sono riuscito a vedere Bea, e niente, bella partita. Ma la curva ha fatto la differenza, vabbè, domanda scontata. Allora, io ho una mia idea sulla curva e non la dico. Comunque ieri ha un bel tifo, però a me tutto quel nero a me non piace. Quel muro nero. Sono cresciuto che andavo in fossa e non c'è la distinzione di colore. Eppure, voglio dire, era anche la fossa abbastanza cherata, però non c'era veramente di no, ora invece purtroppo ce n'è tanta. E poi dico una cosa, siamo stati le precedenti 2 partite in casa senza tifo,
quando in realtà il tifo lo potevano fare senza avere 14 personaggi. Se volevano veramente tifare il Milan lo potevano tifare. Sì, poi c'erano questioni in realtà, Davide, un po' più di diplomazia con il Milan, più che diplomazia di permessi eccetera, quindi poi con Milan-Fiorentina si sbloccheranno anche striscioni, bandiere eccetera, e quindi hanno anticipato di uno. Ma io dico un'altra cosa, quando erano in curva, allora se no, ma è chiaro quello che dici, è chiaro quello che dici, Davide. Potevano fare il gomme, se per caso dovevano stare zitti potevano fare il gomme come fu fatto all'ultima dell'anno scorso, ma non fare niente perché è stato deciso di non fare niente perché mancavano quei 14. Mi sembrava di rivedere cose di 15 anni fa quando ci fu le successioni dei capi della curva e chi lasciò fu soppiantato da quelli di ora e forse non si vogliono fare levare la terra sotto i piedi. Questo è il mio pensiero. Quindi grazie, Davide. Va bene. Ieri era bello. Ieri era bello. Certo. Un abbraccio, Davide. Dai, io vi saluto e a presto, dai. Ciao Davide, grazie. Ieri io pensavo di far vincere 3-0 ieri. Vabbè, va bene anche adesso, così. esatto. Va bene anche così. Ciao Davide. Ciao. E sì, poi al di là di tutto, insomma, l'abbiamo anche raccontata qua noi tutte le vicende della curva Edo eccetera eccetera. Per me l'importante poi alla fine è che ieri San Siro abbia non può spinto. avere uno stadio zitto, esatto. dai. L'ha fatto capire anche Leao, l'ha fatto capire anche Magnani in settimana eccetera eccetera. Ma a proposito, Edo, aprirei ai 45 due argomentini. Il primo è quello di Estupinian, sì, e il secondo è quello di Rafael Leao. Bravo. Sul primo, senza voler tirare la croce addosso, poi ragazzi, chiaramente a Pervis, però quell'errore è pesante, va detto, il ragazzo lo sa, penso che lo sappia, lui, Max Allegri, tutti quelli che si devono occupare a Milan, è pesante, Edo, per due motivi. Il primo perché te lo sei perso, banalmente. Vero che anche Saelemaekers dall'altra fascia difensivamente ha un po' pagato. Col Napoli ti posso anche dire, ci sta che Politano e Stupinian, Politano passi qualche volta, ma lì l'errore, oltre che l'hai perso, è doppio, e lì secondo me è un errore banale, un errore, passatemi il termine, stupido, perché resti in 10, tu lì li fai fare gol, tu lì sul 2-0 li fai fare gol. Però chi non ha giocato a calcio dice una roba del genere, Leo, perché però è vero, cioè il vero errore è che se l'è perso, poi quando sei lì avere la lucidità di tu un rosso non lo puoi rischiare, una partita del genere. Però lì così non ci pensi al fatto che lui non segni, cioè e questo no, e hai ragione, non solo doveva perdere, per quello l'errore grave è il fatto che non te lo puoi perdere, cazzo, di lì ci sei tu. Però Edo, le partite di questo livello, se il Milan vuole avere questo livello, si decidono anche su questo. Ma Stupinian può garantirti questo livello? Ad oggi sembra di no. E la fascia sinistra del Milan mi preoccupa, Edo. Con la Juve andremo probabilmente con Davide Bartesaghi o con Saelemaekers spostato e Atekame a destra, ragazzi, però non è una fascia adeguata. Se poi il Milan prende l'imbucata da lì, gli puoi dire quello che vuoi, come è Stupinian, te la puoi prendere con lui quanto vuoi, ma è stato portato. E se un Milan ha Modric, Rabiot a centrocampo e Fofana, poi parliamo anche di Fofana, a sinistra è Stupinian, quell'errore lì rischiava di pesare, perché se Milan pareggiava e Milan avesse pareggiato, Edo, e lì non ti dico che la colpa è sua, però indirizza una partita che era messa bene. Tra l'altro non si capisce come l'arbitro non l'abbia espulso subito, esatto, cioè, capito. Mentre su Leao, Edo, voglio sapere la tua. In realtà la mia, ho letto un po' di commenti subito, no? Per come è entrato, dove giocherà eccetera. Per me Leao per Allegri è imprescindibile. Per me Leao giocherà tanto e giocherà spesso. Il fatto che per me è emblematica, ragazzi, 7 del Napoli su Leao, nessuno dei 7 del Napoli va su Gimenez. Quell'immagine a livello psicologico la dice lunga, come abbia messo dentro Leao, che Leo evidentemente non era in condizioni, ma aveva 10 minuti probabilmente. Sì, assolutamente. Dopodiché sul fatto che Leao possa fare la prima punta, quella che ti tira sulla squadra, cosa eccetera, ma ci serve? La domanda che vi giro, perché io leggo già, no, in disponente, torniamo sui soliti errori che facciamo con Leao, scusa, cioè su Leao
penso si possa criticare, non va giudicato dalla prestazione di ieri perché rientrava da più di un mese, l'ultima partita era stata quella col Bari eccetera, quindi era un po' legato eccetera, e si è vista questa cosa qui, però quell'immagine dice perché Allegri ha messo dentro nonostante lui lo sapesse che era in quella condizione. Perché Leao fa quell'effetto là contro i giocatori, ragazzi, non lo fa nessuno, mette 6 uomini su Gimenez o su un Nkunku, per dire, non cadiamo nello stesso errore. Io mi ricordo 2 anni fa o un anno fa Leao in panchina perché Okafor fa una partita bene e via a dire il Milan senza Leao, poi ragazzi il Milan senza Leao abbiamo preso gli schiaffi da tutti. Ora Milan senza Leao no, però Leo io me lo domando se è il suo ruolo quello della prima punta, non lo so, lo vedremo perché ce lo domandavamo anche di Christian Pulisic, che pure dove metti Pulisic fa quello che vuole. Il Milan quest'anno è molto fluido, non ha dei ruoli proprio, sì, difensivamente Pulisic, sì. Leo, si può dire che Pulisic è più decisivo di Leao? Perché lo dicono negli ultimi 2 anni sicuramente. Lo dicono i numeri, negli ultimi 2 anni poi Leao diciamo è stato baciato dalla natura perché è velocissimo, quel fisico eccetera, diciamo Pulisic meno. Perché il talento è quella roba lì, il talento non ti fa fare quella cosa in più. Ha fatto più la differenza di Leao, questa è la verità. Negli ultimi anni ha fatto più differenza di tutti in Serie A, di tutti i giocatori della Serie A, tutti. Quindi tanto di cappello e assolutamente, ma infatti i paragoni tra i due sono 2 giocatori così diversi che vederli giocare insieme spero di vederlo presto, Edo, perché secondo me è entusiasmante. Io sono molto curioso di vedere cosa può fare questo Leao al Milan. Poi lasciate perdere che il Milan non perderà delle partite, secondo me, per colpa di Rafael Leao, vedrete, perché non fa quella corsetta. Anche Gimenez, per quanto corra tanto, però su Gimenez che dici? Fa una buona partita Santiago, non si è mai trovato nella situazione di poter far gol, però è un giocatore che a Milan in questo momento serve, è utile. Non fa neanche lui tanto salire la squadra. La Milan in questo momento non deve far salire la squadra, la Milan deve lanciare le frecce. Ragazzi, Milan fa un gol perché Pulisic prende la palla e va. È uguale con Leao. Milan non fa gol perché costruisce il gioco Milan fa 4 passaggi, va in porta, che è bellissimo, attenzione, è bellissimo, ma ti siamo giocatori diversi. Milan si è impelagato 2 anni a voler dominare il gioco perché questi si erano messi in testa di fare chissà che cosa, non avendo capito che hanno dei velocisti, che quei giocatori devi lanciare. Modric in buca per Leao e va, non ti serve il pilone perché non giochi 4-3-3, stai facendo un altro gioco. Ti leggo un messaggio di Antonio per capire se ci sta o non ci sta secondo te. Ma raga, non c'è paragone tra Pulisic e Leao, Pulisic è in fuoriclasse e Leao no. Vabbè, ma sai, ne abbiamo parlato tante volte, Edo, sulla percezione anche dei tifosi del Milan su Leao. Per me sul fatto che Pulisic sia un fuoriclasse lo è, assolutamente. Certo, Leao deve dimostrare forse ancora qualcosina di più, però attenzione ragazzi, cosa ha dimostrato Paulo Dybala in questi anni? Poi al di là di tutto, sì, ha vinto qualche scudetto, però poi è quel giocatore lì. Però a Dybala nessuno rompe le palle. Io faccio sempre sto paragone perché nessuno gli rompe le palle, non torna mai. Però gioca a metà partite l'anno. Non gli rompe nessuna palle da quando è andato alla Roma. Fin quando era la Juve era il pallone d'oro, bla bla bla. Però lui è andato perché per me Dybala dal punto di vista tecnico è fortissimo, ma è un giocatore da quel livello, può giocare a Roma, non alla Juve. Questo Edo fa la differenza. Poi ripeto, su Leao si fa sempre la narrazione eccetera eccetera, ma poi Leao alla fine dei conti va a vedere nelle ultime 5-6 stagioni. È vero che Pulisic nelle ultime 2 ha fatto molto meglio sicuramente, però Leao nelle 5 senza fare paragone con Pulisic che non ha senso, trascina il Milan sempre. Poi dobbiamo un po' abituarci, è così. Abituatevi a Rafael Leao così. Adesso non corre come gli altri. Però ieri mi sembra abbastanza stucchevoli. Perché poi fa quella roba lì in 7, vanno solo su Leao. Nessuno copre 7 uomini su un altro giocatore del Milan. Quella cosa lì è fondamentale. Poi certo le pause, le cose. Questa roba qua ragazzi, Rafael Leao. E io tra averlo e non averlo me lo tengo sempre. Ad esempio Antonio su questo non ti seguo. Dice Dybala 26 anni era un fuoriclasse. Leao non penso proprio. Questa è perché il tifoso del Milan, non so bene per quale motivo, ma questo da anni un po', non tutti, perché per esempio io no assolutamente, su Leao no, questa cosa ma qua. infatti preferiscono altra gente. Quante volte abbiamo parlato Edo di Okafor Leao, eppure uno gioca al Leeds e l'altro no, ragazzi, poi alla fine dei conti Milan gioca senza Leao. Vero che queste 5 le fa bene,
Ma ragazzi, per anni abbiamo giocato da schifo. Ma senza Leao questo si impegna e corre. Dai, ragazzi, infatti, siamo fermi a questo. Non so con chi ce l'abbia mister Talex, perché dice un mediocre, ma ha marcato 7 giocatori. Qui si ferma la vostra conoscenza calcistica. Abbiamo detto che l'ha messo apposta, perché solamente la presenza di Leao ti fa cagare addosso, perché se prende la palla e inizia un'accelerazione, no, becchi più manco col motorino. Ieri però non era in forma, ma ieri ci sta, raga. Stava neanche in piedi. Fuori da un mese. Esatto, fuori da un mese e 40 giorni, 20 giorni. Quindi ne stiamo semplicemente discutendo, non è che stiamo mettendo in discussione Leao. Poi ragazzi, volete fare con gli hater, perché poi mi sembra che si stia un po' entrando in quella roba lì, no? Cioè ci dite sempre non dite chissà che cosa su Stupignan, però su Leao quello che volete. Signori, cioè, sono due categorie diverse. No, ma infatti adesso Mr. Talex ha detto che non c'era no, infatti. Però, cioè, allora, mettere in discussione, possiamo dire, mettere in discussione Leao è un'idiozia, ma si può discutere di Leao. Cioè, che ci piace o non ci piace, però ragazzi, io leggo delle robe su Leao che veramente, ragazzi, cioè, chi dice così si merita Noah Okafor in campo titolare tutti i giorni. Poi è entrato in un momento in cui la partita era spaccata, le squadre erano spaccate, quindi lui era davanti da solo, non è riuscito a tenere una palla, però era da solo. Guarda Giovanni, non mettere Nkunku perché Nkunku non viene marcato da 7, cioè perché Nkunku quella roba lì non la fa, e tu lì, al Napoli gli metti il tarlo in testa che se Leao parte è gol, o se Leao parte è pericoloso, e fa tutta la differenza del mondo, ragazzi. Questo. E poi iniziamo un po', e questo faccio un po', non per dare le patenti di tifo, Edo, però iniziamo un po' a apprezzare i giocatori veramente forti. Lo stiamo facendo con Modric, e abbiamo fatto degli errori negli anni passati, eccetera. Non voglio ritirare fuori Teo Hernandez, però ragazzi, i giocatori forti il Milan li deve avere in casa, li deve apprezzare. Milan con Teo Hernandez da quinto quest'anno, non fatemelo dire. Non fatemelo dire, però basta, infatti io non lo citerei. No, esatto, però di apprezzare, cioè il Milan quando perde, e Reinders uguale, no? Quando Milan perde i giocatori Edo, esatto, questa è la reazione. Milan quando Ieri mio figlio mi sta dicendo papà, ma ti immagini se avessimo tenuto Reinders un centrocampo Modric, Reinders, Rabiot? E mi partiva la canzone Formidable, bella, però ti dico rinuncia a Fofana? Allora, parliamone. Fanta sta rendendo quest'anno, e io tra Fofana e Loftus, no vabbè, tu lì neanche parlarne. Fofana sta giocando bene, ha fatto un assist della Madonna. Sì, al volo, bellissimo. Di prima, di fino, bello. Ma poi la prestazione di quanti, cioè Fofana è all'uomo di Allegri oltre a Rabiot, cioè la mezzala di Allegri. Allora, l'anno scorso ha fatto un bel po' di assist, sì, non mi stupisce neanche a me che Allegri lo... Bisogna vedere quando rientrerà Yashari, che comunque è l'investimento maggiore insieme a Nkunku. Non lo so, perché ad esempio Leo, a me dispiace che Ricci è da pochissimo al campo. Però è vero che Modric, non lo so, quest'anno, forse l'anno prossimo... Beh, l'anno prossimo Edo Ricci gioca 35 partite se Milan torna in Champions League. Perché se no Ricci cosa sta a fare al Milan obiettivamente? Ma per me Ricci quest'anno Edo può imparare, scusate, tanto da Modric, perché l'anno prossimo se il Milan fa quello che deve fare si giocano 50 partite. E allora lì ne giochi 30, perché lì con la Champions League Modric è da capire. Guardate Conte che gestione fa di Benzema, che non lo fa giocare. Sicuramente non fa il doppio appuntamento ogni settimana. E allora lì Ricci gioca, e allora forse quest'anno è meglio farlo crescere così. Io non mi preoccupo tanto di chi non gioca quest'anno, perché se non giocano tanto è perché l'anno scorso hanno fatto una stagione pessima. Il Milan quest'anno deve pensare solo a ritornare in Champions League. Non mi interessa chi gioca, non me ne frega niente se uno gioca 7 minuti o 20 o 30 o 50. Milan deve arrivare in Champions League, punto. E poi dall'anno prossimo si fanno dei discorsi. Chi gioca, Milan viene prima, sempre, anche l'anno prossimo verrà prima di ogni giocatore. Esatto, quindi e lo stesso Fofana non lo togli in questo momento, ma neanche se torna a Yashari per me ad oggi lo togli, Edo. Non lo togli, non lo puoi. In questo momento il centrocampo di Milan funziona tutto, tutti e tre funzionano da Dio. Che anche Rabiot, che è il giocatore che ha corso di più ieri, ha rubato un po' meno l'occhio, però partita di sostanza, partita di altissimo livello. Rabiot non è mai sceso sotto il 7 in ogni prestazione, anche quelle un po', cioè, è stato veramente veramente. E ieri anche devo dire, ragazzi, la difesa, poi al di là della sgroppata di Palovic, la difesa, la fase difensiva, bravo, la fase difensiva, e anche i singoli, perché comunque Edo Tomori sbaglia molto poco, Pavlovic nemmeno, Gabbia ha tenuto Højlund, cioè Gabbia però su Højlund io aprirei una... A te non è piaciuto? Ma a me non piace in generale, cioè mi sembra un po' sopravvalutato. Cosa ha fatto nella sua carriera? No, cioè, quello ieri un po' si nascondeva dietro al difensore.
glielo lascio volentieri al Napoli. Poi dopo è giovane e uno dice vabbè, ampi margini di crescita davanti, però quest'anno ti faceva fare salto di qualità rispetto a Gimenez? No, secondo me no. Quello secondo me no, non so neanche se te lo fa fare in Kunku, però poi al di là di quello devo dire che davanti insomma sono abbastanza soddisfatto. Poi sperando che non si faccia male nessuno, quei 4 lì che abbiamo davanti mi soddisfano abbastanza. Sono curioso e di vedere Leao Pulisic, perché poi vabbè, ripeto, ho letto tanto in chat anche qui oggi, ma a me la curiosità di vedere quei due lì davanti così stuzzica. Cioè, immaginatevi Modric che imbuca per uno dei due che partono, uno a destra e uno a sinistra. Piango, cioè fantastico, bellissimo. Cioè, più che poi che Leao torna poco, posso dirvelo. Sì, poi fuori bisogna vedere come si riempie lo spazio, perché poi gli automatismi sono due che vengono riadattati a fare la prima punta, comunque una prima e una seconda punta. Quindi però quanto conta più il sistema dei singoli? Cioè, te lo sta facendo proprio capire Allegri. Quando lo fai con due fuori classe è tutto più facile, è chiaro. Però ripeto, un attaccante forse come Gimenez riempie un po' meglio gli spazi, non lo so, lo vedremo, è meglio averli questi problemi, meglio averli che non avere, cioè meglio avere problemi. È rientrato Leao dove lo metto? Adesso come gioco piuttosto che non avere Leao. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, Matteo da Cassano. Ciao Matteo. Io posso solo dire che ho il mio nuovo slavo anche quest'anno e sono felice come una Pasqua. Sì, l'hai trovato? Sì, Strahigna. Sì. Ragazzi, se quell'uomo dona così 2 kg, 3 kg di palle, gliene avanzano comunque altri 4. Devo dire. Poi se qualcuno gli dona anche un piede sinistro forse è anche meglio, però non starà a guardare, lui non deve giocare bene, lui deve dominare fisicamente in campo. Però deve fare un po' anche meno. Ieri è stato bravissimo, ma in fase di impostazione ne commette tanti. E secondo me le sgroppate vanno bene, Matteo, però centellina, cioè se poi perdi palla sei un in meno. Dagli tempo, vedrai che cresce. Da a 3 sicuramente con Allegri, Matteo, molto meglio che a 2 tutta la vita. Sì. Non è Stam, ecco, però, visto che qualcuno prima lo citava, non è Stam, non ancora. Diciamo. No, però sono abbastanza contento, diciamo. Ero molto più preoccupato per la difesa un mese fa che adesso. Sicuramente lo dicono anche noi. Un innesto a gennaio lo vorrei vedere in difesa, esatto. Ripeto. Ma anche forte. Sì, ma Joe Gomez vi fa fare il salto di qualità in difesa? No, forte dico, infatti, centrale forte. Adesso poi c'è sempre la nostra dirigenza, eccetera, quindi io aspetto il 31 gennaio chiusura di mercato. Non voglio più prevedere niente perché mi fa più male il fegato il mercato che il campionato, veramente, quindi non dico niente, però Allegri, ragazzi, come abbiamo sempre detto tutti questi mesi, è vero, ragazzi, a nessuno piace la supposta, ma quando il dottore ti dice che la devi prendere, la prendi. Allegri da supposta. Però Matteo sta facendo delle cose, mostrando delle cose un po' diverse da quelle passate lui, Sì, ecco, questa è l'altra cosa, mi fa un po' strano dar ragione a lei, posso richiamare, non sono abituato. Ti tocca, Matteo, ti tocca. Però sì, Allegri non sembra nemmeno troppo lui, cioè gioca con un modulo che non ha quasi mai usato, non lo so, stiamo giocando bene, non dico niente, non voglio buffarvela, non voglio dire niente, quindi non dovrei neanche chiamare voi effettivamente, però insomma abbiamo giocato bene, ieri soprattutto, dai ragazzi, negli ultimi 3 anni, una partita in 10 a quel minuto lì della partita. Poche. No, ma queste partite così che ti difendi in maniera sporca, in maniera sono quelle che cementano il gruppo, il carattere, eccetera. Quindi, cioè, al di là dei 3 punti, la partita di ieri, secondo me, è stata importante da molti punti di vista. Matteo, grazie. L'anno scorso, a parti invertite, loro in 10, noi in 11, non ci credevi che vincevi. No, mai. Certo. Grazie Matteo. Dai, ciao Matteo, un abbraccio. Ciao. Sarebbe bastato forse tenere Malik Thiaw, che ci raccontano, io ieri non l'ho vista ma non fatico a crederlo, che contro l'Arsenal fa una gran partita. Vabbè, detto ciò, venuti a piangere sul latte versato, però ci piace cominciare così ogni settimana. Ragazzi, abbonatevi, con like, la vittoria 2,99. del Milan, dai ragazzi, dai, perché anche questa settimana sarà piena di super ospiti, ci sarà anche contenuti. Svegliamo la sorpresa, svegliamo stasera. Quando? Il 2. Quindi avete questa settimana per abbonarvi. E non dite che non ve l'avevamo detto. Non dite che non ve l'avevamo detto poi.
Grazie a Morgan che è tornato in cabina di regia, grazie a Leonardo Menini, a tutti voi che ci avete seguito, a Daniele Sporchi, alle 16 Talk, Lunch Press domani alle 13. Ciao. Settembre, tempo di rimettersi in gioco, non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13. Per fare tanti gol insieme.